Amici e amiche dell'internet, bentornati o benvenuti su Wikos. Io sono Wally e questo è Setup, la rubrica in cui parliamo di giochi da tavolo. Oggi portiamo un gioco per soli 2 giocatori che verrà ora qui da me John Mira e mi consegnerà. Grazie John Mira, oggi niente dolcetto per te, non ti sei comportato bene. Harry Potter Difesa contro le arti oscure è un gioco appunto per 2 soli giocatori. Cosa succede? Qual è, diciamo, la storia dietro a questo gioco? C'è un evidente aumento di fenomeni pericolosi a Hogwarts e Albus Silente decide di autorizzare delle lezioni di difesa appunto contro le arti oscure, in cui gli studenti si scontreranno per essere pronti ad affrontare il pericolo che li aspetta. Quindi, dopo aver detto questa cosa, andiamo a vederlo sul tavolo. Ecco qui intavolato Hogwarts Battle Difesa contro le arti oscure, è un gioco come dicevamo per soli 2 giocatori, ciascun giocatore riceve il suo mazzo di partenza. All'inizio della partita un giocatore deve scegliere uno dei 3 alleati, gli alleati sono il gufo, il gatto e il rospo, ognuno dei 3 dà un effetto diverso, ne sceglierà uno che includerà nel suo mazzo e gli altri 2 verranno scartati. Quindi ecco, mi sono anche fatto male. Dopo aver scelto l'alleato lo mischio nel mazzo, pesco 5 carte. Quali sono gli effetti principali che le carte mi danno? Allora, le carte mi danno 3 tipologie primarie di effetti. Una mi fa recuperare salute, quindi le carte con il simbolo del cuore. 2 mi fanno prendere influenza, non nel senso che mi ammalo, ma semplicemente l'influenza è la moneta, chiamiamola così, la valuta del gioco che mi permette di acquistare nuove carte da includere nel mio mazzo. Oppure posso fare dei danni, attaccare con i fulmini il mio avversario, molto semplicemente. Qui non si muore, non è che l'avversario viene ucciso, perché sono delle lezioni sostanzialmente, un allenamento di difesa contro le arti oscure, quindi il gioco dice che si viene storditi. Nel caso di John Mira sei stordito già prima di iniziare la partita. Accanto al tabellone di gioco abbiamo la classe, che è questo mazzo con queste carte rivelate che poi è il mercato dal quale io potrò comprare per aggiungere nel mio mazzo, la biblioteca, che sono delle carte sempre disponibili, anch'esse acquistabili come se fossero una carta classe, le fatture, che sono le carte che noi andremo ad aggiungere al mazzo dell'avversario e che faranno dei danni o comunque daranno dei malus al mio avversario, e lo spazio esilio nel quale andremo a eliminare permanentemente dal mazzo determinate carte. Dopo che ho pescato le mie carte vado a fare tutti i vari effetti che le carte mi permettono di fare. Ad esempio, io ho pescato il mio alleato, quando pesco l'alleato lo posso mettere subito in gioco. Questo alleato, che è il gatto, mi dice che una volta per turno, se hai giocato almeno 3 incantesimi, ottieni un fulmine. Ottenere un fulmine non vuol dire che mi faccio un danno, ma ottengo un fulmine per danneggiare il mio avversario. In questo caso io in mano ho 1, 2, 3, 4 Alomora, che sono carte incantesimo, e quindi giocando tutte queste carte posso ottenere il fulmine da fare al mio avversario, perché il gatto, come abbiamo appena detto, se giochi 3 incantesimi fai un danno all'avversario. Quindi, per effetto del gatto, il gioco dice prendete i segnalini e teneteli davanti a voi, ma siccome alla fine di ogni turno tutto quello che è in eccesso viene sacrificato, quindi che lo usiate o meno viene rimesso nelle rispettive riserve, tanto vale che il danno glielo facciamo subito, quindi tac, bang, indietro di 1 gli abbiamo fatto un danno al nostro amico di Serpe Verde. E con questi 4 Alomora io ottengo per ciascuno una moneta, quindi ho 4 monete da spendere per acquistare nuove carte dal mercato, in questo caso dalla classe. Le posso spendere tutte o in parte, ma come dicevo tutto quello che non spendo viene rimesso nella riserva. Ad esempio io decido di prendere la penna prendi appunti da mettere nel mio mazzo. Tutto quello che acquisto lo metto negli scarti insieme alle carte che ho giocato in questo turno e anche quelle che ho deciso di non giocare in questo turno e che ho tenuto semplicemente in mano. L'alleato invece rimane giocato davanti a me fino alla fine del round. Il round finisce quando uno dei 2 giocatori viene stordito. A questo punto si rifilla il mercato, la classe, con una nuova carta, visto che io ne ho acquistata una, pesco 5 carte nuove e tocca all'avversario. Quindi il gioco prosegue in questo modo. Quando uno dei 2 giocatori non viene stordito, il giocatore che è stato stordito ovviamente scarta tutte le sue carte perché il round termina. Il giocatore che ha stordito l'altro terminerà il suo round, quindi continuerà a giocare carte attivando i vari effetti, acquisterà nuove carte, dopodiché il round termina, tutto quello che è davanti ai giocatori viene rimescolato nei rispettivi mazzi, alleati compresi, entrambi i giocatori riportano le loro pedine all'inizio del tracciato e si prosegue così per il round 2. Primo giocatore che stordisce l'avversario 3 volte,
vince la partita. Harry Potter Hogwarts Battle, difesa contro le arti oscure, riprende la meccanica di deck building di Harry Potter Hogwarts Battle e passa dal cooperativo per 4 giocatori al competitivo per 2 giocatori. Quindi una durata anche molto più ristretta rispetto al suo, diciamo, papà più grosso. Differenza appunto primaria è che si passa da cooperare tutti per sventare una minaccia al competere per essere l'unico sopravvissuto nel duello magico. Il gioco riprende l'art che abbiamo apprezzato, se lo avete giocato, nel suo capostipite, e quindi ritroveremo, oltre alla grafica classica degli incantesimi e degli oggetti, ritroveremo anche tutta una serie di personaggi che abbiamo trovato e apprezzato durante tutta la saga cinematografica. Troverete Malocchio Moody, c'è Albus Silente, la McGranit, con il volto degli attori a cui tutti siamo affezionati. Se vi piace la meccanica del deck building e volete un gioco veloce da intavolare, da spiegare e da giocare, questo fa sicuramente al caso vostro. Se poi siete anche appassionati di Harry Potter, è un plus a cui non potete sicuramente rinunciare. Di contro, le carte fanno un po' pena, nel senso che io non le ho imbustate, ma vi consiglio di farlo perché le mischierete tanto. Essendo un deck building, il vostro mazzo va mischiato praticamente ogni turno perché le carte finiscono in fretta. Per il resto, quello che il gioco promette di fare lo fa egregiamente. Questo è quanto per quanto riguarda Harry Potter Hogwarts Battle, difesa contro le arti oscure. Io vi invito ovviamente a seguirci su tutti i social: Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube, per vedere tutti i contenuti di Wikos, non solo i giochi da tavolo, che però diciamolo è la parte più bella, ma anche tutta una serie di contenuti che riguardano l'intrattenimento a 360 gradi. Grazie ancora per averci seguito e ci vediamo alla prossima!